In questo periodo sto cucendo una camicia e mi sono resa conto che per chi ha le prime armi può effettivamente sembrare molto difficile fare una camicia da zero, perché ci sono varie parti che possono essere degli ostacoli, come il fessino, il collo, il carré o anche solo in che ordine fare tutte queste cuciture. Quindi mentre sto finendo di cucire la camicia, che uscirà sicuramente il video in cui la cucio tutta intera prima o poi, vorrei pubblicare dei video in cui vi mostro alcune di queste parti separatamente. Ho già pubblicato il video in cui vi mostro come cucire il fessino e il polso della camicia e nel video di oggi vediamo come cucire il collo. Dovremmo avere 4 pezzi per il colletto, 2 per il listino e 2 per la vela. I 2 pezzi del listino li lasciamo un attimo da parte e ci occupiamo di preparare la vela collo. Mettiamo i 2 pezzi della vela insieme, dritto contro dritto. Io qui ho i rovesci in alto perché c'è l'adesivo e quindi li giro e li sormonto mettendo i lati dritti in mezzo. Spillo insieme i 2 pezzi e cucio questi 3 lati insieme con cucitura dritta a 1 centimetro. Rifilo con la forbice il margine di cucitura a mezzo centimetro e negli angoli lo taglio anche un po' di più in modo che resti di circa 2 mm, così poi quando lo rigiriamo al dritto l'angolo farà una bella punta. Ora rigiro tutta la vela con il lato dritto in fuori facendo attenzione a spingere bene in fuori gli angoli e per farlo posso aiutarmi con una forbice non appuntita o un ferro da maglieria. E ora devo stirare i 3 lati piatti, viene meglio se prima stiro i margini aperti e poi stiro il tutto da sopra. Ora dobbiamo scegliere quale di questi 2 lati è la vela interna e quale è la vela esterna. La vela interna è quella che sta a contatto con la pelle, che però poi si vede anche da fuori perché la vela gira attorno al collo. La vela esterna invece è quella che da fuori non si vede perché la vela normalmente sta girata in giù, non in su, quando indossiamo il colletto. La vela interna va fatta 1 millimetro più larga di quella esterna e questo millimetro in più aiuta a far rigirare meglio il colletto. Quindi se questa è la vela esterna, vado dall'altro lato, cioè con la vela interna rivolta verso l'alto, devo tirare in giù la vela interna di 1 millimetro in modo tale da vedere 1 millimetro in più di margine della vela esterna, quella che sta sotto, e li spillo così. In questo modo la vela interna ha 1 millimetro in più per poter rigirare bene una volta che il colletto sarà montato sulla camicia e indossato. Ora che li ho spillati posso stirare i margini di cucitura anche da sopra. Dato che ho spostato il margine di 1 millimetro, la linea di cucitura del fondo della vela starà nascosta quando montiamo il collo, quindi qui posso semplicemente stirare da sopra. Così questa linea starà nascosta una volta che il collo sarà montato. Ora andiamo a fare una cucitura a 5 mm su questi 3 lati e questa sarà più che altro estetica. E poi facciamo anche una cucitura a 5 mm sul lato aperto, così lo fermiamo spostato di 1 millimetro in giù. Ora prendo i 2 listini, che sono uguali, ma scegliamone uno dei 2 come listino esterno.
Prendo la vela esterna e la cucio sul listino esterno da tacca a tacca e le due misure dovrebbero coincidere, quindi questo punto finale della vela arriva qui e quest'altro punto finale arriva qui. Li spillo insieme qui sopra facendo combaciare anche la tacca del centro del collo e li cucio non a 1 centimetro ma poco meno, 8 o 9 millimetri. Ora dobbiamo cucire questo pezzo al girocollo della nostra camicia e per essere più precisi dobbiamo cucire il listino esterno al girocollo dritto contro dritto. Il dritto della stoffa è di qua, quindi significa che dobbiamo girarlo così. Ora una cosa importante per non sbagliare le cuciture è segnare con una penna cancellabile il centimetro di margine nei due estremi del listino esterno, perché questo centimetro deve rimanere fuori dalla cucitura che ora andremo a fare. Questo centimetro di margine ci serve dopo per cucire il listino interno al listino esterno, quindi ora deve rimanere fuori dalla cucitura. Lo facciamo proprio uscire rispetto alla lista del centro davanti della camicia. E quindi dritto contro dritto io ora lo appoggio giù così e spillo insieme listino e girocollo tutto attorno e faccio combaciare le tacche delle spalle e del centro dietro. Qui tra una tacca e l'altra è normale che il tessuto stia un po' così, ossia che ci sia un po' di lentezza, perché i cartamodelli sono curvi. Questa lentezza va distribuita mettendo vari spilli e così poi quando cuciremo non si creeranno brutte pieghe. O almeno questo è l'obiettivo. Aggiungo qualche spillo tra le tacche per distribuire bene il tessuto e poi vado a cucire a 1 centimetro. Meglio fare questa cucitura con il braccio libero. Dato che qui c'è lentezza dalla parte del colletto, io consiglio di cucire tenendo la parte del collo verso il basso e la camicia verso l'alto. Così la lentezza viene assorbita con più facilità. Lascio fuori dalla cucitura il centimetro di margine del listino collo e man mano che cucio controllo anche che sotto alla macchina da cucire i due strati di tessuto siano piatti e che non creino brutte pieghe. Quindi ho stirato il margine di cucitura verso il colletto e lungo la cucitura fatta il tessuto dovrebbe appunto essere liscio, senza pieghe e non pizzicato. Prendo il listino interno e nel lato più lungo stiro in su il centimetro di margine verso il lato rovescio della stoffa. Io vado meglio a farlo segnando prima la linea del centimetro con una penna cancellabile, così viene un po' più preciso. E anche il listino interno è pronto per essere attaccato alla camicia. Appiattiamo il listino esterno con la vela sopra e ci appoggiamo sopra il listino interno. È importante far combaciare la forma dei due listini, quindi tutta la parte curva sopra deve combaciare e devo metterli dritto contro dritto. Spillo tutto insieme e la parte che andrò a cucire ora è la parte curva dei due listini. Per ora resta aperto solo il lato inferiore del listino che cuciremo dopo. I due margini di cucitura del lato inferiore sono stati già rigirati in su di 1 centimetro e ora li spillo così con il margine rivolto verso l'alto. Per cucire in modo più preciso la parte davanti del listino, preferisco anche qui segnarmi con una penna cancellabile la linea di cucitura a 1 centimetro dai bordi, solo all'inizio e alla fine del listino, così poi cucio la curva con più precisione. Questa linea dovrebbe coincidere con l'inizio della lista bottoni del centro davanti, dovrebbe essere una linea continua, diciamo. E ora cucio lungo tutta questa linea a 1 centimetro.
per questa cucitura è meglio tenere la lunghezza a punto a 2, così la curva viene più precisa, e per fare la curva è necessario probabilmente ogni 1 o 2 punti spostare la stoffa tenendo l'ago basso, così da direzionare meglio la cucitura e seguire la linea che abbiamo segnato prima. Rifilo il margine della cucitura appena fatta a 5 mm. In mezzo in cima possiamo anche lasciarlo di 7, tanto è quasi dritto. Rigiro il listino interno con il dritto in fuori, cioè come dovrà stare alla fine. La cucitura fatta è questa, quindi ora dobbiamo stirarla piatta da sopra. Prossimo passaggio da fare è cucire il colletto interno. Per farlo dobbiamo spillare in giù il listino interno in modo che nasconda tutti i margini di cucitura nel girocollo e che copra appena anche la cucitura del girocollo stessa. Ora cucio dal dritto a 1 mm appena dentro al listino e con questa cucitura si fissa il listino interno. E poi, sempre dal dritto della camicia, faccio una cucitura lungo tutta la parte sopra del listino a 5 mm dai bordi, e questa è una cucitura diciamo estetica, che richiama anche la stessa che abbiamo fatto prima nella vela collo. Uno volendo può fare tutto in pulito, senza cuciture, va a gusto diciamo. Io ho deciso di fare una cucitura a 5 mm sia sul colletto sia sui polsi. E questo era il metodo per cucire il colletto di una camicia. Io spero che il video vi sia stato utile, se sì lasciate un like e quando il video in cui cucio la camicia intera sarà pronto ve lo lascerò qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!